C'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è 4 chiacchiere, forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia. In collegamento oggi abbiamo un musicista, un cantante, un compositore, un uomo orchestra, insomma di tutto e di più, ma ci facciamo spiegare direttamente da lui un breve curriculum, perché qui sarebbe da parlare per delle ore. Intanto diamo il benvenuto in trasmissione a Rossano Puddu. Ciao Rossano. Oh, ciao Paolo, ciao a tutti. Ben arrivato allora. Senti, dicevo Grazie. Musicista, cantante, compositore, insomma, di tutto. Sì, hai detto bene, sì. No, perché io ho cominciato a studiare solo fisarmonica all'inizio, però dopo mi sono un po' allargato, ho fatto l'organo elettronico, chitarra classica, e quindi come musicista sono partito come musicista, così. Allora, senti, la tua storia parte da lontano, insomma, da molto lontano. Le cronache dicono che tu avevi 3 anni e hai fatto preoccupare i tuoi perché non ti trovavano più. Dove è andato a finire sto bambino? Cerca di qua, cerca di là. Sì, è vero. E invece dov'eri? È vero. No, è vero. Io mi trovavo vicino alla strada, cioè quello che mi raccontavano le mie zie e i miei genitori, no? Che la casa di loro era nostra, era vicino alla strada, una strada principale che porta a una piazza che c'è a Capoterra, dove abito io. Avevo 3 anni e mi mettevo sempre lì, però sentendo questa musica che arrivava, sicuramente mi ha incuriosito. E sono andato ai bordi della strada, è passata lì questa banda che portava al circo, c'era un circo di Cagliari che lavorava lì, in questa zona qui, e io mi piaceva questa banda sicuramente perché l'ho seguita, sono andato via e seguivo la carovana che c'era, no? Seguivo tutto quello che mi hanno detto i parenti, i genitori, che hanno chiamato poi a cercarmi. Anche le forze dell'ordine, c'era tutto il paese che mi cercava, nessuno dubitava che... Infatti c'era una persona che dietro la banda c'era questo bambino che camminava lì, mi ha fatto vedere anche dove era proprio a pochi decine di metri dal circo. E insomma la passione per la musica da subito. Ma è stato bravo anche tuo padre, devo dire, perché visto che ti piaceva tanto la musica ti ha portato a studiare la fisarmonica, insomma, nonostante le restrizioni economiche, diciamocelo pure, in quel periodo non si navigava sicuramente nell'oro, però tuo padre, facendo sacrifici, ti ha portato a studiare questa fisarmonica. Ma è così la storia? Sì, a 6 anni. A 6 anni mi aveva chiesto: ti piacerebbe suonare? Perché lui suonava l'armonica. L'armonica a bocca, era bravo facendo questo, ce l'aveva sempre l'armonica a bocca, suonava anche durante la guerra, perché lui ha fatto la guerra anche. E io ho detto sì, certo che mi piace, perché la musica mi piaceva davvero, mi piaceva tutta la musica. E così a 6 anni mi ha comprato una fisarmonica pagata a rate, costava 30.000, mi ricordo 30.000 lire costava. Era una fisarmonica del Castelfidardo, una di quelle economiche, no? E pagava a rate 1.000 lire al mese, mi sembra. E così ho cominciato a studiare, però dovevo anche lavorare, perché oggi non ci credono, però io a 6 anni ho cominciato a lavorare anche, studiavo e lavoravo, perché lavoravo nelle saline per pulire sale, sai come ci vuole due ragazzini per togliere le sporcizie che scade nel sale, e facevo quel lavoro lì. Però studiavo perché non mollavo niente.
insomma, e da lì è partito, Paolo, partito tutto da lì. E questo bisogna rimarcarlo, caro Rossano, perché adesso si brucia tutto e subito, basta fare una partecipazione in televisione e pensano di essere arrivati. No, non è esattamente così, bisogna continuare a studiare, a fare sacrifici, insomma, la classica gavetta, come si suol dire. Ma tu, nonostante lavorando, ti sei anche iscritta al conservatorio. Hai frequentato il conservatorio credo per una quindicina d'anni. No, ho frequentato l'Accademia di Roma, perché la fisarmonica non c'era il conservatorio a quei tempi, non c'era. Quindi la fisarmonica la dovevo fare per forza l'unica era l'Accademia di Roma, l'Accademia Lanaro, e con quelli che ho studiato la fisarmonica. Ho capito. Capito? È partito tutto da lì. Ma studiavo molto, studiavo anche 8 ore al giorno. Studiavo perché mio padre ha detto: se vuoi fare bene. Come dicevo prima, sono sacrifici che bisogna fare. Se si vuole arrivare con il tempo, ci saranno anche i risultati che tra l'altro tu hai iniziato ad esibirti quasi da subito, cioè hai cominciato a frequentare la scuola per imparare la fisarmonica, ma a 8 anni ti avevano chiamato, credo, per una festa per suonare la fisarmonica, la festa al tuo paese, no? Sì, la prima era quella che fanno, la prima partecipazione era quella che fanno al mio paese, lo fanno sempre, l'incontro Maria e Cristo, no? L'incontro che si fa, la processione. E la prima cosa avevo studiato 3 pezzi di chiesa, Ave Maria, non vogliamo Dio e Bira al tuo popolo, insomma quelle e suonavo, e l'ho suonata la prima volta proprio per l'incontro, cioè quella era una partecipazione gratuita che avevo fatto, perché è mio padre che si interessava, devi fare questo adesso, proviamo a fare, e così studiavo quei pezzi, e per l'incontro feci questa partecipazione nella processione, che poi, se hai notato, c'è anche la fotografia, si vedono ancora questo bambino che... ma lo sai quanta gente piangeva, che non avevano mai visto un bambino piccolo così suonando. E la gente, donne, anziane, piangevano. Questo me lo ricordo bene perché li ho visti. Allora, senti, intanto, capito, Paolo? Vi ricordo che siamo in collegamento con Rossano Puddu dalla Sardegna. No, in questo momento sei in Sardegna. Sì. No, dico... Sì, in Sardegna, provincia di Cagliari, sì. E lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando, perché Rossano Puddu spesso è in tournée all'estero. Ma comunque arriveremo anche all'estero a parlare di dove spesso andavi o vai ancora, adesso poi lo scopriremo. Se c'è stato da bambino, un giorno si è presentato a casa tua un signore. Questo signore di un circo, ecco, il circo che ritorna nella tua vita. Sì. Ecco, questo signore si presenta a casa tua, ti aveva sentito suonare e fa una proposta ai tuoi. Gli dice: posso prendere sto bambino e portarlo a suonare nel nostro circo? Sì, c'ero anch'io, me lo ricordo bene anche questo, era il clown del circo, il padrone, cioè quello che comandava sicuramente, e si chiamava Mariuccio Bello, ricordo perché andavo continuamente poi al circo. Ma mi manca la musica quando fanno trapezio, no? Nel circo, quando fanno i trapezi, questi giochi così, c'è sempre la musica, e quindi mi ha chiesto a mio padre se potevo io fare questa cosa, e mio padre ha detto certo, no? Mi ha chiesto, ha detto certo che lo faccio, perché ero già bravino suonando, e suonavo fisarmonica impazzita, quelle cose che servono per il trapezio, capito? Cose, variazioni di fisarmonica, così. E così andò anche, mi ricordo. Ma lui appena mi ha visto, questo prima mi ha chiamato, però appena sono entrato nel circo e mi sono messo sulla sedia per poter esibire,
era preoccupato. Mi ricordo che era preoccupato perché non sapeva se potevo farlo o no. Poi ho detto comincia un po' a scaldarti le mani. E ho cominciato e subito ha cambiato colore, ha detto si è assicurato, ha detto vai bene ragazzo, dai fuoco. Mi ricordo anche queste parole. Però la vita poi continua, ci sono dei cambiamenti e va a finire che per questioni di lavoro tu ti devi trasferire in Germania, ma naturalmente la passione per la musica non la lasci al paese in Sardegna, ma cammina pari passo con te in Germania. Senti, ma in Germania che lavoro facevi, Rossano? Lavoravo in una fabbrica dove costruiscono porte, lavoravo lì. Me l'aveva fatto il posto di lavoro il console italiano, Vaccaro si chiamava, non lo so, è continentale, non era del mio paese. Però il sabato e la domenica, siccome c'era un centro italiano che ci riunivamo sempre sabato e domenica, e lui sabato e domenica mi faceva suonare. Una porta lì, una porta a un altro paese, mi portava in giro per la Germania. Avevo costruito un complesso, erano 3 fisarmoniche, una batteria e io anche sempre fisarmonica, ma la guidavo io. Il nome era Terroia 007. Gliel'aveva dato il batterista il nome al complessino, e suonavo in paesi lì, Limburgo, Stafer e tutti questi paesi vicini che c'erano. E non è che si guadagnava molto suonando guadagnavo più qui in Sardegna, perché lì o almeno quello che mi risultava, quello che mi davano a me non era abbastanza. Dopo c'è naturalmente il richiamo dell'Italia, della Sardegna, ritorni a casa, decidi di tornartene a casa. Ritorno a casa, sì. Ero tornato perché mio padre servivo qui anche per altre cose, capito? Anche il lavoro qui, aiutare a lui, perché non era difficile, cioè, penso che lo sai che io sono nato dopo la guerra, capito? Era molto difficile. Studiare, lavorare e fare, perché io ho sempre lavorato. Uno, se io parlo non ci credono, perché credono che sia una bugia. Lavorare, io adesso ho 70 e passa anni, ma almeno 60 li ho lavorati. Certo, hanno imbrogliato anche, mi hanno tolto contributi e così via, perché in quei tempi non è che tutti assicuravano, però io lavoravo sempre. Allora, senti, quando torni in Sardegna, a parte il lavoro naturalmente per guadagnarsi la cosiddetta pagnotta, tu fondi anche una scuola di musica per bambini soprattutto, ma c'erano anche degli adulti. Questo è stato un grande successo, perché quasi da subito ci sono stati oltre 100 allievi di diverse età, naturalmente, non solo bambini. Sì, io ne ho avuti tantissimi, perché non volevo insegnare io, perché studiavo solo, però il maestro un giorno mi ha detto: Rossano, guarda che tu puoi cominciare vicino al tuo paese, che lui era di Cagliari, io andavo a Cagliari per fare le lezioni, tu nei paesi vicino a te, fatti un po' di scuole, insegna a questa gente che c'è vicino, metti i cartelli, e ho detto: ma maestro, ma secondo lei, ho detto, ma io posso farlo questo lavoro? Ha detto: ma tu sei proprio modesto, mi aveva detto, sei proprio modesto, puoi farlo, stai tranquillo, vai tranquillamente, quando c'è qualcosa mi chiami. E così feci, sai, perché sai, poi quando un babbo manda un figlio a imparare a suonare,
vuole sapere anche se è capace, e di solito non si fa, perché i maestri non fanno mai sentire agli allievi come suona, ma io non avevo problemi quando facevo sentire, no, può farlo benissimo, perché suonavo, cioè non è che dicevo che insegnavo e basta, perché sapevo suonare, facevo le serate, facevo tutti i paesi che c'erano vicini, li facevo io, facevo feste di 2 o 3 giorni, ogni festa durava 2 o 3 giorni, ma le facevo io, prendevo 40.000 lire al giorno, ogni giorno, per 3 giorni, e poi mi riportavano a casa, e lì guadagnavo, perché uno lavorando, un operaio, prendeva 30.000 lire al mese, 30-35.000 lire al mese, e io ne prendevo 40 in un giorno, facevo 3 giorni e tornavo a casa, e quindi alla mia famiglia l'ho aiutata dopo, i soldi che ha speso, glieli ridavo. Certamente. Senti, purtroppo il tempo è tiranno, come si dice, ci sarebbe da parlare ancora per delle ore, ma mi piace ricordare invece che tu hai avuto un aggancio nei paesi dell'est, dalla Russia alla Bielorussia, insomma, lì sei diventato popolarissimo, credo alla stessa stregua di Toto Cutugno. Sì, è vero. Ecco, quando io all'inizio ho detto se sei in Sardegna oppure sei in tournée, perché spesso capitava, adesso non so dopo il virus se ci sono ancora queste tue tournée. No, non si può adesso. Allora, io quando suonavo non cantavo, avevo le cantanti per fare quello, perché io facevo dopo, in seguito, dopo 17-18 anni, facevo liscio e la T americano, e quindi cantavano, avevo le cantanti e pagavo a queste cantanti quando cantavano con me. Poi c'era mia suocera, mia moglie, ha detto: Rossano, ma tu perché non canti? Perché non provi? E ho detto: ma no, io non l'ho mai fatto, non mai. E un giorno cantavo da solo canzoni di Celentano, perché Celentano è il cantante che più mi piace, mi è piaciuto, sempre mi piace ancora. E quindi cantavo una canzone di Celentano, Nata per me si chiamava. E poi viene mia suocera e mia moglie e dice: Rossano, tu non hai bisogno di cantante, tu devi cantare, guarda che tu puoi cantare bene, fidati. E da lì ho cominciato, già scrivevo canzoni sempre per le cantanti, non per me, da ragazzino le scrivevo le canzoni, e poi da lì è partito, scrivo i testi, faccio la musica, scrivo la musica dello spartito, la suono e tutta l'orchestra la faccio io. E insomma fai tutto tu. È a tu. posto, capito? E dovete sapere una piccola curiosità. Rossano Puddu fino adesso ha scritto oltre 200 brani, cioè questa è una cosa... 300. Ah, ecco, 300. 300, sì. Vedi? 300 non sono caramelle, anche se io ho detto 200, ma anche 200 non sono cose da ridere, insomma 300 brani fino adesso. Poi stava dicendo che è un amante di Celentano, pensate che uno dei figli si chiama Adriano, giusto per dire. o no? Sì, è vero. Allora, è vero, Celentano. Rossano, devo farti anche i complimenti, perché tra l'altro la tua seconda moglie si chiama Svetlana, ne approfitto per salutarla. Sì. È stata anche la tua musa ispiratrice, nel senso che ha scritto anche lei alcuni testi, poi ti ha tradotto tutti i brani in russo quando andavi a cantare in Russia o in Bielorussia, per cui una bella, brava collaboratrice, oltre a essere naturalmente tua moglie. Complimenti. Sì, mia moglie, è lei tutti i filmati che li fa lei, le traduzioni, anche perché io le canzoni che faccio in italiano
di solito ne ho molte che faccio metà italiano e metà in russo, e quindi me le traduce lei, anche perché tradurre italiano con russo per cantare bisogna farlo bene, deve fare le rime, capito? Certo. Quindi bisogna cercare le parole diverse di quelle, il contenuto uguale, però le parole diverse, altrimenti non fa rima, no? Certo. Io faccio le canzoni all'italiana, quindi mia moglie mi aiuta anche a fare quello. È brava, vedi? Traduce le frasi e le porta anche a fare, per poter fare rima. Certamente. Allora, è tutto lì. Poi la musica mia è l'italiana, certo. Canto anche spagnolo, ho cantato canzoni messicano, canto napoletano, canto sardo e canto russo, canto un po' di tutto. Allora, senti, prima di chiudere, i programmi futuri di Rossano Puddu quali sono? Sono tournée in vista o no? I tournée basta che io dia l'ok e mi chiamano, perché c'è la Russia, sia San Pietroburgo e anche Mosca, tutti i paesi vicino, mi conoscono tutti. Io ho tanti, ho più di 3.500 iscritti, quindi mi seguono tutti i giorni, anche la radio, seguono continuamente. Allora, senti, quindi... a proposito di seguirti, tu sei sui social, no? Su Facebook, Instagram, sì. Per cui basta cercare Rossano Puddu e ti trovano, giusto? Sì, a YouTube c'è tutta anche la storia, c'è tutto quello che possono cercare, tutto. E poi non è che canto solo canzoni mie, mie ne ho fatte circa 300 e le canto tutte, e anche in diverse lingue. E poi fai anche però le cover, canto certo. Anche canzoni, in tutto sono 550 che ne ho fatto di pezzi. 550, e quindi Celentano, Gianni Morandi, il Bobby Solo, Cotugno, c'è Don Bacchi, insomma di tutti li ho fatti, le canzoni le ho fatte di tutti i più belli, i più grandi cantanti degli anni 60. Allora, anche dei complessi. Adesso noi facciamo ascoltare invece questa Gelosia, giusto appena chiudiamo, e io devo dire che in pieno stile Celentano, insomma, questa tua interpretazione. Questo è un brano tuo, Rossano? Sì, mio. E allora ascoltate questa Gelosia, perché l'ha dichiarato anche prima, insomma, gli piace Celentano, tant'è vero che, come abbiamo detto, anche uno dei figli si chiama Adriano. Rossano, io ti ringrazio per questa chiacchierata, mi auguro ci possiamo sentire ancora più avanti. Intanto in bocca al lupo e buona tournée, insomma, quando decidi di ricominciare a fare le tournée. Grazie, ciao. Grazie a te Paolo, grazie, ci vediamo. Grazie a te. Dici sono geloso e non ti piaccio più. Se dico che ti amo, tu guardi sempre su. Se questo è l'amore che mi puoi dare tu, è meglio salutarti e non pensarci più. Quando arriva la sera e a letto te ne vai, mi chiami dolcemente, non sei arrabbiata più. I baci che mi dai, molto molto di più. Non sono io il geloso, ma sei proprio tu. Questa gelosia non è mia, è la tua. È più tua che mia, questa gelosia
la tua, è più tua che mia, questa gelosia, questa gelosia. Quando ritorno a casa sei sempre pronta tu, mi togli la camicia e mi controlli tu, mi odori piano piano, non sembri neanche tu, mi chiedi con chi eri, ma non mi credi più. Questa gelosia non è mia, è la tua, è più tua che mia, questa gelosia, questa gelosia non è mia, è la tua, è più tua che mia, questa gelosia. Quando ritorno a casa sei sempre pronta tu, mi togli la camicia, poi mi controlli giù, mi odori piano piano, non sembri neanche tu, mi chiedi con chi eri, ma non mi credi più. Questa gelosia non è mia, è la tua, è più tua che mia, questa gelosia, questa gelosia non è mia, è la tua, è più tua che mia, questa gelosia, questa gelosia.